Ciao a tutti, nel video di oggi che sarà dedicato al grande Groucho Marx vorrei consigliarvi intanto questo bel libro intitolato Groucho e io. Come sappiamo dalle sue strepitose lettere, nonché dalla leggenda che circonda la sua carriera di attore, Groucho Marx era Groucho in ogni sua manifestazione e la comicità che irradiava sullo schermo si nutriva delle ricche assurdità della sua vita. Così, un'autobiografia di Groucho non poteva certo somigliare alle tediose elencazioni di travolgenti successi che spesso costituiscono le vite delle star. E alla fine usciremo da questo libro storditi e felici come dopo aver visto uno dei suoi migliori film. Questa in breve era la descrizione del libro, autobiografia scritta dallo stesso Groucho Marx, Groucho e io. A lui avevo già dedicato un paio di video precedentemente, come già ho avuto modo di dire, è il mio comico preferito, colui che ha ispirato il grande Woody Allen, quel genio che è Woody Allen, ma anche personaggi del mondo dell'animazione come Bugs Bunny. Anche a Bugs Bunny in futuro vorrei dedicare un video, così come più in generale al mondo della Warner Bros., dei Looney Tunes. In ogni caso, proprio i Looney Tunes devono molto anche alla comicità anarchica, contro ogni convenzione sociale, qual era quella propria dei fratelli Marx. Ricordo che il modo con cui Bugs Bunny era solito gesticolare con la sua carota era lo stesso che aveva Groucho Marx con il suo sigaro, così come anche la storica camminata, ma anche la mitica frase «Naturalmente saprai che questo significherà guerra». Bene, questa era una frase appunto dello stesso Groucho Marx, poi ripresa anche da Bugs Bunny. I fumetti di Sergio Bonelli di Dylan Dog hanno per protagonista Dylan e come assistente un sosia dello stesso Groucho Marx, un personaggio che è stato, come già ho avuto modo di dire in passato, omaggiato un po' ovunque, ormai fondamentale per la cultura pop, secondo me un grandissimo genio, uno dei più grandi comici di tutti i tempi, sicuramente il mio preferito, perciò non posso non consigliarvi questo splendido libro scritto da quel genio che è stato Groucho, intitolato per l'appunto Groucho e io. Ma vorrei consigliarvi anche quest'altro libro che già vi mostrai precedentemente, intitolato O quest'uomo è morto o il mio orologio si è fermato. Fra l'altro questa era la frase del dottor Hackenbush, un personaggio, un veterinario, un folle, come tutti i personaggi interpretati dal grande Groucho Marx, ma questo in particolare è stato il suo personaggio preferito. In alcune interviste dichiarò che il dottor Hackenbush era il personaggio che più ha amato interpretare. Questo libro propone un repertorio torrenziale di battute, freddure, giochi di parole e irresistibili situazioni comiche create dal più popolare dei fratelli Marx, Groucho. C'è chi ha affermato che Groucho è l'uomo più divertente che sia mai esistito. Lo conferma questa antologia, costruita con le parole del comico americano tratte da sceneggiature cinematografiche, da articoli pubblicati sul New Yorker e su altri periodici prestigiosi, dai travolgenti e surreali dialoghi del suo show televisivo You Bet Your Life. Non manca una scelta di lettere, l'esilarante corrispondenza con l'ufficio legale della Warner Bros., che accusava i Marx di plagio, l'amicizia epistolare con T.S. Eliot, sfociata in un memorabile incontro a Londra, la vena umoristica che Groucho sapeva suscitare anche in chi gli scriveva. Maestro celebrato e imitato da tanti altri celebrati maestri, da Woody Allen a Roberto Benigni, Groucho possedeva una comicità irrefrenabile, inossidabile e ancora oggi, a 25 anni dalla sua scomparsa, e Inaudi gli rende omaggio con un libro che raccoglie il meglio del suo umorismo. Questo è il contenuto che troverete all'interno di questo bel libro. Vi avevo già precedentemente letto la corrispondenza tra i Marx e gli uffici legali della Warner Bros., qualcosa di veramente geniale. Ora vorrei mostrarvi in breve alcuni dei loro più celebri film. Come detto, sono stati dei personaggi che hanno più volte sovvertito l'ordine costituito, le convenzioni sociali, un vero gruppo comico anarchico. Questo è La guerra lampo dei fratelli Marx, questa è l'edizione in VHS, uno dei capolavori dei fratelli Marx. Proseguiamo velocemente. Il ladro di gioielli. Groucho Marx è un proprietario alberghiero non proprio onesto che cerca di truffare sia gli innocenti giovanotti che le ricche signore dell'alta società, come la cara signora Potter, Margaret Dumont, che collaborò molto spesso con i fratelli Marx. Ricordiamo fra l'altro che i fratelli Marx erano cinque: Groucho, Arpo, Cico, Zeppo e Gammo. I più famosi erano però tre: Groucho, Arpo e Cico, che sono poi quelli che vedete ritratti in questa bella fotografia. Cico e Arpo sono i soci che Groucho riconosce quando i loro bagagli, aprendosi per errore, appaiono completamente vuoti. Quando la signora Potter scopre di essere stata derubata dei suoi gioielli, iniziano i guai. Ma Cico e Arpo ritrovano i gioielli, scovano il vero ladro, riscattando il portinaio dell'hotel, Bob Adams, dalla falsa accusa di furto e lo fanno riconciliare con l'amata Polly Potter. Il film, magnificamente accompagnato dalle splendide musiche di Irving Berlin, include alcune tra le scene più famose e divertenti dei fratelli Marx.
Questo era Il ladro dei gioielli. Proseguiamo con Un giorno alle corse, il film dove Groucho interpretò il leggendario dottor Hackenbush. I Marx gabbano la medicina e si portano a casa il vincitore di una corsa di cavalli nell'esilarante Un giorno alle corse. Nel suo ruolo prediletto Groucho è il dottor Hackenbush, che elargisce con uguale soddisfazione pillole per cavalli e battute spiritose. Chico, Harpo e la spalla preferita Margaret Dumont si uniscono al divertimento di questa galoppante commedia di razza. Godetevi il gelato alla frutta, l'esame medico di Dumont, le gag di Harpo che imita una signorina, i funambolismi eccentrici e l'eccentricità funambolica dei mitici Marx. Questo era Un giorno alle corse. Vi ricordo la scena cult della visita di Groucho ad Harpo, la scena in cui dirà quella famosa frase «O quest'uomo è morto o il mio orologio si è fermato», ma anche il momento in cui il povero Groucho viene gabbato da Chico, il quale gli rifila degli schedari uno dietro l'altro per fregargli dei soldi. Anche quella è una scena veramente leggendaria. Proseguiamo con Una notte a Casablanca. In un mio video precedente vi parlai di come Groucho scrisse delle lettere ai legali della Warner Bros. Per ottenere i diritti per utilizzare il titolo Casablanca per un suo film. Qualcosa di geniale, forse ancora più le lettere che scrisse Groucho che non il film stesso, non uno dei migliori dei fratelli Marx, ma quelle lettere sono veramente qualcosa di straordinario. In ogni caso anche il film è sicuramente da vedere. Vi ricordo che i fratelli Marx lavorarono anche per il film Una notte sui tetti con una giovanissima Marilyn Monroe. Proseguiamo con Animal Crackers. Dall'omonima commedia teatrale di George Kaufman, il secondo film dei fratelli Marx che rappresenta un classico della comicità di tutti i tempi. Durante un'elegante festa in cui l'ospite d'onore è l'esploratore Spaulding, Groucho, appena rientrato dall'Africa, si scopre che di un prezioso quadro appena acquistato dalla padrona di casa, la signora Rittenhouse, Dumont, sono state fatte due copie, una della invidiosa vicina di casa Rittenhouse, l'altra da un pittore sconosciuto di cui si è innamorata la figlia della signora Rittenhouse e di cui vorrebbe dimostrare le capacità artistiche. Per risolvere il caso interverrà un detective, ma la sua presenza non sarà di grande aiuto. Questo è di Animal Crackers. Proseguiamo con i fratelli Marx al college. I cowboy del deserto, anche questo contiene molte scene veramente esilaranti. Groucho, Chico e Harpo vanno all'ovest, dove splende sempre il sole, il divertimento non tramonta mai e dove riescono a gabbare un avventuriero. I momenti migliori includono la truffa da $1, la corsa delle diligenze, Chico e Harpo che si avvicinano al bancone del bar e l'inseguimento finale con il treno. Anche questo consigliatissimo se amate i fratelli Marx. E ultimo, ma non per importanza, Una notte all'opera, uno dei miei preferiti insieme a La guerra lampo dei fratelli Marx, un vero capolavoro. La mecenate Mrs. Claypole è disposta a pagare $1.000 per ogni esibizione del pomposo tenore La Sparri, stella della lirica. Ehi, forse è per questo che la chiamano grande opera, ma anche grande commedia, con Groucho, Chico e Harpo, che stipano la cabina di lusso di un transatlantico, e altro ancora con gag a ripetizione, battute, riff musicali e due uova molto sode. Il tutto mentre fanno saltare i piani di La Sparri e aiutano due giovani di belle speranze ad avere la loro occasione. Per salvare l'opera, i nostri la devono prima distruggere e si devono pure guadagnare un passaggio sull'altra costa dell'oceano, imbarcandosi clandestinamente, farla in barba con 3 barbe posticce alla folla riunita al City Hall, pronunciare un discorso che è un'esplosione di nonsense, tormentare la vedova Claypole, Margaret Dumont, e scatenare tanta di quell'allegria che sono in molti a dire che questo è il miglior film dei fratelli Marx. Vedere per credere. Beh, questo veramente è un susseguirsi di gag una dietro l'altra. Dal contratto già vi lessi anche la scena del contratto tra Chico e Groucho, qualcosa di geniale. Quando rimangono poi tutti incastrati nella cabina, anche quello è un momento di altissima comicità e tante tante altre scene, veramente. Sicuramente un film da vedere. Una notte all'opera. Bene, con questo concludo, vi consiglio perciò il libro Autobiografia di Groucho Marx, Groucho ed io, tutti i film che vi ho consigliato, e anche il libro O quest'uomo è morto o il mio orologio si è fermato, un altro bel libro contenente estratti da lettere scritte dallo stesso Groucho Marx, sceneggiature, molto molto altro. E naturalmente più in generale vi consiglio di riscoprire questi geniali comici che sono stati i fratelli Marx, in particolare Groucho. Con questo perciò anche per oggi vi saluto, vi rimando al mio prossimo video, ciao a tutti e lunga vita e prosperità. Vi ricordo ancora che ho passato una bellissima serata, ma non era questa. Ciao a tutti.